Finché non lo fanno, cioè, io vedere i soldi quando vedere Cammello, ecco, mettiamola così, cioè finché non vedo Cammello non ci si... È una dichiarazione di intenti molto importante, però come scrive anche oggi sul Corriere Sergio Rizzo, lì bisogna vedere quali sono poi i contenuti. Per esempio, quelli che hanno già fatto i parlamentari hanno già fatto una legislatura o due. La prossima legislatura gli vale per una legislatura in più o no? Passeranno al contributivo anche loro o no? Tutti quanti gli altri avranno una pensione, un vitalizio uguale, identico, solo che cambierà il sistema contributivo, cioè tu hai indietro i soldi che hai versato o no? Queste sono tutte cose da vedere, finché non le vediamo possiamo complimentarci, però bisogna vederlo poi, bisogna vederlo alla fine. Allora, detto che Monti non può tagliare lui alcune cose perché per esempio c'è un'autonomia finanziaria da parte degli organi costituzionali che non può essere scavalcata dal Presidente del Consiglio, però il Presidente del Consiglio può tagliare tantissime altre cose, secondo me, immagino che le taglierà, però finché non lo vediamo non lo so. Però ecco, quello che voglio dire è che non può essere il Presidente del Consiglio a dire tagli vitalizi, mi spiego? Perché sarebbe denunciato come un'invasione di campo, e in questo caso specifico, anche se secondo me ci sono delle cose che non mi convincono, avrebbero anche ragione a dire che uno non può invadere il campo altrui. Deve essere la Camera, deve essere il Senato, deve essere il Quirinale a tagliare le proprie spese, non può essere Palazzo Chigi. No, c'è la vedova di un parlamentare che non si è mai seduto in Parlamento, è sempre quello. C'è il caso di Arturo Guatelli, che fu eletto, fu il primo dei non eletti, era candidato con la Democrazia Cristiana. Un attimo prima che fossero sciolte le Camere, morì il Presidente del Senato Morlino. Subentrò Arturo Guatelli, mentre subentrava furono sciolte le Camere e si andò alle elezioni anticipate, per cui il Senato non si riunì più, quindi lui non si è mai seduto una sola volta sui banchi di Palazzo Madama, e però andò a recuperare, perché allora si poteva, tutti i contributi di 5 anni, e versando una somma molto onesta ebbe diritto ad avere la pensione del senatore, e la pensione del senatore che poi, morto lui, è passata alla moglie, per cui c'è ancora adesso nel nostro paese la vedova di un senatore che non si è mai seduto in Senato. È ovvio che è inaccettabile, no? Dopodiché io capisco che andare a toccare queste cose, questi diritti acquisiti, sia una cosa complicata, però parliamoci chiaro, i diritti acquisiti dei lavoratori vengono toccati tutti i giorni. Allora, io credo che la casta, cioè diciamo il sistema di privilegi, sia destinato a essere ridotto, perché loro stessi cominciano a rendersi conto che la situazione è insostenibile. Però ancora l'altro giorno alla trasmissione della Zanzara di Giuseppe Cruciani, l'ex segretario di Fondazione Comunista Bertinotti ha detto che no, dice io
la pensione l'ho pagata e il vitalizio l'ho pagato, devo avere una roba proporzionale a quello che ho versato, come a dire io ho versato molto e devo avere il vitalizio. In realtà lì c'è un'ipocrisia dentro questo discorso, perché Bertinotti rispetto a quello che riceve come pensionato della Camera riceve moltissimo. Ricordiamoci che per ogni euro che viene versato dai senatori e dai deputati che viene accompagnato per il vitalizio, un euro entra, 11 euro escono, che se poi si calcolano altre cose, perché c'è un meccanismo complicato per cui ci sono deputati che sono stati anche senatori o senatori che sono stati anche deputati e c'è un incrocio di versamenti, può arrivare fino a uno che entra e 13 che escono. È chiaro che una situazione come questa è insostenibile e non può essere accettata da cittadini, cioè prima che tocchi le pensioni ai cittadini deve toccare i vitalizi, non è che basta l'impegno generico della Camera e del Senato ad abolire i vitalizi la prossima volta e contemporaneamente si vanno a toccare le pensioni dei cittadini normali. Ecco, questo no, assolutamente. Prima metti a punto la riforma dei vitalizi in tutti i suoi dettagli e poi può toccare il resto.